Se notate, quando è stata levigata con la pialla è rimasta imprigionata un po' di polverina all'interno di questi buchi. Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. In questo video andremo a realizzare un tavolo, questo qua che lo vedete alle mie spalle. Abbiamo bypassato i lavori di colata e di pulizia del legno, siamo nella fase di levigatura, quindi in questo video andremo a vedere come realizzare la levigatura e come fare il rivestimento a colata per ottenere un tavolo brillante, trasparente e molto bello. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Andiamoci! Dopo la spolverata, con un silicone neutro vado a circondare tutti i buchi e le fessure più grosse per poi riempire tutto di resina. In questo modo tutte le imperfezioni svaniscono. Preparerò almeno 50 grammi di resina, lo peso con una bilancia di precisione, un piccolo miscelatore, un bicchierino. Adesso, se notate, ci sono ancora delle piccole fessure e imperfezioni, ma più piccole. Queste andrò a riempirle con una siringa e piano piano vado a vederle tutte dove si trovano, ma senza mettere il silicone, perché se sono così piccole non hanno bisogno di tanta resina. Quindi adesso io mi preparo un po' di resina e vado a coprire e a riempire questi piccoli buchi. Ne mettiamo sempre un po' di più perché la resina, una volta che asciuga, si ritira e quindi se si deve ritirare almeno si ritira in modo giusto, ed è il motivo anche per cui mettiamo il silicone, per mettere un po' di più. Queste qua le mettiamo così perché sono piccoline. Quando abbiamo finito di fare questo processo, per 5 ore andiamo sempre a verificare che magari dall'interno della fessura o del buco non risale alcune bollicine. E delle volte c'è dell'aria imprigionata e salta fuori. Io ho riempito, ma sta andando giù. Quindi dall'altra parte va giù. In questi casi dovremo praticamente alzare il tavolo e andare a tappare o con del silicone o con della colla calda, in modo che riusciamo a riempire questo buco. Ora vado a togliere tutto quello che significa silicone, anche con le mani, così, che è un silicone che si toglie facilmente, e la parte in resina andiamo a toglierla con la levigatrice. Quando si finisce di fresare rimane quel piccolo bordo qua, sia di qua che di qua. Quello si può levare con la carta vetro, in questo modo. Utilizzando la levigatrice viene anche molto meglio. però guardate come già si è sfumato e non si vede più niente, neanche quella parte qua sotto non si dovrà vedere più,
anche perché ancora non è ancora stata levigata per bene, però già con 2-3 secondi di carteggiatura riusciamo ad avere un bordo perfetto. Adesso che ho finito di fare tutte quelle pezze di resina, andremo a partire con la P120 oppure, ragazzi, con la P80 per tirare via tutti i segni più grossi. Comunque, una cosa importante che volevo dirvi, praticamente quando andiamo a togliere la parte di resina come ho fatto io, non stiamo lì attaccati con la levigatrice tanto tempo, perché non bisogna riscaldare la resina, perché se si riscalda si attacca al foglio con cui carteggiamo e poi me la va a buttare su tutto il tavolo. Muovetevi sempre. Quindi adesso ho finito di fare i pezzi da ritoccare, li ho carteggiati. Adesso partirò con la P120, mano a mano vado a scalare. Dopo aver superato la P400, quando andiamo su P500, possiamo utilizzare anche l'acqua. Puliamo tutte le volte, teniamo sempre controllato. Se volete potete utilizzare anche un pennarello in modo da segnarvi i punti in cui andate a carteggiare, così sapete dove avete carteggiato e dove no. Proseguiamo. Quel cane qua non la smette più. Vi dicevo prima che vado avanti a carteggiare con la P500 per arrivare a P3000. Questo è valido quando si deve fare il polish, senza dare una protezione alla resina, quindi la resina diventa brillante di per sé. Ma se noi vogliamo avere meno sbattimenti, possiamo fermarci a P400 e stendere una colata di resina autolivellante, che ti dà sia la protezione antigraffio e sia la trasparenza desiderata. Adesso sono arrivato a P400, guardate già come ha cambiato faccia. Se io gli aggiungo un po' di acqua, quello che ho carteggiato fino adesso è stata la parte sotto del tavolo. Mi fermo a P400, andrò a fare una polisciata con un olio ceradura della Osmo e dopo vado a riposizionarlo con la parte superiore, col top. Anche lì vado a finirlo con la P400 e faremo una colata autolivellante con la resina, in modo che mi dà la protezione e anche un bel aspetto. Finito anche di passare la cera, l'ho girata con la parte del top in vista e sulla parte inferiore, proprio sul bordo, ho cominciato a mettere il nastro di carta, in modo che quando farò la colata finale le goccioline non saranno difficili da togliere. Allora, una volta che abbiamo passato con la P400, daremo una spolverata con uno straccio al tavolo, mischiamo un po' di impregnante epossidico trasparente
e gli diamo una passata solo la parte in legno. In questo modo impermeabilizziamo il legno in modo che non usciranno più le bollicine. Dopo 2 giorni faremo la colata finale. Bene, bene, bene. Abbiamo la bilancia, l'impregnante epossidico, un paio di guanti, una maschera indispensabile. Per facilitare e velocizzare il lavoro metterò questo impregnante epossidico all'interno di questo spruzzino, in modo che non uso né rullo né pennello. In questo modo lo spruzzo e basta. Ne metto sempre, questo è un impregnante epossidico 1 a 1, praticamente se io devo fare 200 grammi metto 100 più 100, quindi semplicissimo. Sono passati esattamente 2 giorni, andiamo a vedere come si presenta questo tavolo. No, eppure non l'ho fatto né col pennello né con il rullino, l'ho fatto con lo spruzzino e nonostante quello sono apparse lo stesso queste piccole bollicine, che non è polvere. Nulla di preoccupante amici, andremo praticamente a fare una leggerissima levigata sempre con la P400, con l'ultima grana che abbiamo passato prima di spruzzare l'impregnante, e in questo modo riusciremo a togliere anche queste piccole imperfezioni di tipo piccole microbolle che si vedono in superficie. Poi dovremo prepararla per la colata finale. Finito di fare la carteggiatura con la P400 dappertutto, ora sto facendo un pochino i bordi in questo modo. Dopo aver finito le do una pulita con l'alcol dappertutto in modo che la polvere non esisterà più, e il nastro lo metto su questo bordo qua in modo da contenermi più resina possibile. Dopo 45 minuti tiro via il nastro e quando vedo che la colata comincia a scendere piano piano vuol dire che è pronta per essere tirata via. In questo modo riesco col guanto a spalmarla, è una resina autolivellante e poi dopo non dovrei in teoria fare più niente. Per fare il conto di quanta resina bisogna fare, vi consiglio un'applicazione che si chiama Resin Calculator. Potete andare a vedere inserendo la lunghezza, la larghezza, lo spessore e la quantità esatta di resina che dovete fare. Ci assicuriamo anche che il nostro tavolo è in bolla. È importante che sia in bolla perché una volta che facciamo la colata, siccome è una resina autolivellante, deve stendersi in modo uniforme. Queste bolle che vediamo ragazzi, che si vedono qua in superficie, con l'alcol andiamo a spruzzare e eliminare tutto.
Ragazzi, abbiamo finito questa colata, l'ho spalmata bene dappertutto con l'aggiunta dell'alcol. Secondo me è venuto un bel lavoro. Ora cercherò di togliere il nastro e la roba che colla col guanto comincio a spalmarla. Amici, siamo arrivati a fine di questo video. Scrivetemi nei commenti se avete qualche dubbio o qualche cosa da chiedere. Se ti è piaciuto il video ti ricordo solamente di lasciare un like e iscriviti se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!